Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video parleremo di due accessori ormai che sappiamo tutti utilizzare sul nostro iPad o quasi. Uno è il mouse, io ovviamente posseggo il Magic Mouse, quindi vi farò vedere come si configura, ma è uguale per tutti, Bluetooth o non Bluetooth, sull'iPad per poi utilizzarlo bene e correttamente nelle nostre applicazioni. E un'altra interfaccina che vi voglio far vedere è questa, che permette di collegare il vostro iPad sul monitor. Allora, bisogna precisare una cosa: questa è un'interfaccia praticamente che va ovviamente collegata con un cavo o VGA o HDMI sul monitor direttamente, quindi non ha bisogno di niente se non ovviamente una connessione all'alimentazione, perché non ce la fa a pilotare questa funzione. Altrimenti c'è un'altra possibilità che si chiama Reflector, un software per Mac e per PC che permette di ovviamente duplicare lo schermo del nostro iPad sul nostro computer, però lì abbiamo bisogno di una rete wifi per poter funzionare, quindi questa ovviamente si stacca da tutto, mentre quell'altro sistema con questa applicazione, questo software che poi vi farò vedere, è legata alla rete wifi. Ok, quindi andiamo a vedere subito questa interfaccia. Andiamo a vedere all'interno di questa scatola. Sapete che io non sono il mago e non sono neanche quello degli unboxing, però facciamo vedere subito in questa scatoletta cosa c'è. Ovviamente c'è la nostra interfaccina, pidi. C'è il cavetto di connessione alla rete, vi ricordo che va connessa alla rete, e poi c'è un manuale di istruzioni se volete leggerlo, compagnia bella. Quindi andiamo a vedere adesso cosa ci permette di fare questa interfaccia. Vediamo innanzitutto le porte che ha, ok? Switchiamo sull'altra videocamera. Allora andiamo a vedere subito le porte. Innanzitutto vediamo, allora partendo di qua abbiamo l'HDMI, vedete l'HDMI, abbiamo la VGA, ok? Questa qua è la VGA, e poi abbiamo un'uscita audio, quindi praticamente abbiamo tre connessioni, e secondo me non è una cosa proprio brutta. Abbiamo ovviamente il cavo Lightning, io l'ho presa Lightning, e abbiamo il cavetto, come ho detto, la porta di connessione purtroppo alla rete, perché non funziona senza connessione rete. Quindi la prima cosa da fare ovviamente è collegare il tutto alla nostra rete di corrente, perché se no non va ovviamente non va questa interfaccia. Ma adesso, prima di andare a vedere come installare molto facilmente questa interfaccia, andiamo a vedere come installare il nostro mouse sull'iPad e come utilizzarlo con le applicazioni. È molto semplice, ovviamente, nulla di difficile. Andiamolo a vedere. Bene ragazzi, ho dovuto rifare questa parte perché non ho registrato l'audio, quindi poco male. Andiamo a vedere quindi come poter ovviamente associare il mouse sull'iPad. Innanzitutto accendo il mouse, questo qua vedete, io ho il Magic Mouse, ok, lo accendo, ok, e andiamo a condividere lo schermo dell'iPad. Ok, lo schermo dell'iPad è condiviso, andiamo nelle impostazioni del Bluetooth, vedete che qua sotto compare il mouse, ci clicchiamo sopra, ovviamente dobbiamo abbinarlo. A questo punto compare già, vedete, il pallino del mouse, però c'è un problema, non scrolla. Vedete, non scrolla. Allora, per poter farlo scrollare, io non so se lo sapete, io non lo sapevo, bisogna andare ad abilitare lo stesso l'assistente touch nelle impostazioni di accessibilità, dentro tocco, vedete, scusate, tocco, e qui assistente touch bisogna abilitarlo. A questo punto il mio mouse scrolla. Non abbiamo bisogno di dover mettere la trasparenza al pallino, perché sparisce il pallino dell'assistente touch quando accendiamo il mouse. Adesso lo spengo, aspettate qualche secondo. Appena io lo spengo appare il pallino dell'assistente touch, eccolo qua, vedete, ok? E quindi questo potete metterlo, ovviamente se non usate il mouse potete metterlo in trasparenza se non viene utilizzato, ma come io vado a riaccendere il mio mouse, ovviamente il pallino sparisce e fa posto al puntatore del mouse. Questa cosa è molto bella, perché avere, diciamo, l'assistente touch sullo schermo non era una cosa gradita, quindi è meglio che sparisce. Quindi sparisce, e a questo punto si può utilizzare
il nostro, io vado a farvi vedere il LumaFusion, ovviamente, c'ero già, scusatemi, dentro LumaFusion, vi faccio vedere che potete utilizzarlo ovviamente con lo scrolling, vedete, potete scrollare dove volete, ok? E ovviamente possiamo scrollare anche all'interno del nostro centro di controllo o all'interno del nostro impostazioni dell'iPad, eccetera, eccetera, tutti quei programmi che ovviamente hanno necessità a avere, usufruire di uno scrolling, però se non abilitate l'assistant touch non funziona. Allora, ora andiamo a vedere come poter collegare questa interfaccia che io ho già collegato alla rete, ok? Alla rete elettrica, perché come vi ho detto va ovviamente collegata alla rete elettrica. Quindi spero che la vediate, è un po' corti i cavi, comunque non me ne vogliate. Adesso la vado a inserire nella presa ovviamente di alimentazione del nostro iPad e vado a inserire anche il cavo HDMI. Ho preso un cavo lungo 4 km, non so perché, l'ho preso e lo vado a infilare nell'HDMI e come potete vedere dall'altra ripresa, ovviamente adesso se la riesco a infilare, perché ovviamente è un po' storto, ecco, come potete vedere adesso arriva sul monitor ovviamente quello che vedo sull'iPad paro paro. La cosa bella e la cosa brutta sono le applicazioni che girano solo a 4 terzi. Vi faccio vedere qualsiasi applicazione, anche Quick per dire, gira, vedete, a 4 terzi, quindi dovete sempre switchare il vostro televisore al vostro monitor a 4 terzi, perché ovviamente 16 noni risulta allungata. Però la cosa bella, secondo me, se utilizzate LumaFusion vedete una cosa particolare, che potete ovviamente visualizzare solo il preview del filmato che sta andando, quindi non potete a 2 o 3 giorni che fa il matto LumaFusion, che non si vuole aprire la prima, quindi dicevo, potete visualizzare sia il preview del vostro video, del vostro progetto che state facendo, oppure ovviamente vedere l'applicazione a tutto schermo. Anche qui ovviamente vale la regola che vale la cosa che avete, vedete, l'applicazione a 16 noni, quindi è tutto schiacciato e allungato, quindi a me non piace questo sistema, preferisco cliccare su quest'iconcina, non so se l'avete mai vista, e andate in preview, vedete il preview del vostro video che sta girando. Questa è una cosa molto molto bella, ok? Vedete, avete il video e io non ho collegato il cavo audio, infatti qui vedete che avete anche il cavo audio per poter collegare l'uscita HDMI direttamente nella presa del vostro monitor, però come vedete è una cosa secondo me bella, questa cosa qua, che potete utilizzare ovviamente dove ovunque voi andate, perché sì che dovete collegare l'iPad a una presa di rete diciamo elettrica, però non avete la scomodità, adesso andiamo a vedere nell'altro modo, di dover avere per forza una rete wifi. Adesso andiamo a vedere perché. Quindi vi faccio rivedere come potete switchare da una modalità all'altra, vedete, con questo tastino. Come ripeto, l'applicazione però è 16 noni, se la settate a 4 terzi vi vengono le bande laterali, però potete utilizzarla, ma io, come dire, preferisco ovviamente avere il preview così dell'immagine. Adesso andiamo a spegnere il nostro iPad, scolleghiamo tutte le varie prese, infatti vedete che c'è, ok, anche la tensione e tutto, meglio così. Andiamo a prendere il nostro telecomando e switchiamo sul monitor modalità del computer, cioè andiamo a vedere lo schermo del Mac. Allora, l'applicazione in questione si chiama Reflector, può essere acquistata o provata per 30 giorni e costa, mi sembra, sui 15 euro, una cosa del genere. Per poter usufruire di questa applicazione, di questa modalità, dovete tirare giù la tendina, ovviamente dovete essere collegati, come ho detto, a una rete wifi,
tirate giù la tendina, andate ovviamente come condividete il vostro schermo sull'Apple TV o su qualsiasi altro dispositivo e cliccate sul vostro nome del vostro computer. A questo punto vedete appare ovviamente il vostro iPad. In questo caso però l'iPad è ovviamente diciamo messo in un frame. Io adesso ho utilizzato il frame così esterno per vedere, mi piaceva come dire, come estetica vedere il frame dell'iPad, potete ovviamente anche levarlo, ci sono anche altre opzioni. Fatemi sapere se volete un tutorial su questa Reflector, questa applicazione, che ve lo porterò sicuramente. Allora andiamo a vedere ora LumaFusion come si comporta. LumaFusion ovviamente come tutte le altre applicazioni, andiamo a vedere prima le altre applicazioni Quick. Come potete vedere si apre ovviamente nel frame, quindi risulta già a 4/3, è una cosa molto carina. Se, come dico, l'ho detto, levate ovviamente il frame, risulterà anche qua con le bande, ma senza ovviamente bisogno di stare il vostro monitor a 4/3, magari ci sono, il mio monitor non va automatico, magari ci sono altri monitor ovviamente che vanno in automatico. Qui abbiamo anche il riporto dell'audio ovviamente, quindi anche qui possiamo settare la funzione di vedere la nostra applicazione. In LumaFusion parlo che non si apre ovviamente la prima perché il dispositivo è bello pieno, o poter vedere le preview del video, però come ripeto qui l'audio passa, ok, passa senza problemi. Abbiamo un pochino di latenza ma una cosa minima. Qui vedete che se io do il play l'audio passa, ok. Anche qui c'ho il monitorino, se clicco il monitor, vedete, anche qui vado in preview del mio filmato, del mio progetto che sto facendo, quindi senza avere ovviamente la schermata della mia applicazione. Però, come ripeto, la cosa comoda secondo me è questa, che avete il vostro diciamo, la vostra applicazione è ingrandita, su monitor potete mettere anche 40.000 pollici, però avete l'applicazione giusta, fatta giusta a 4/3, non a 16 noni schiacciati e allungata. Quindi questa è la soluzione ideale per chi vuole diciamo utilizzare un'applicazione in modo diciamo giusto come visualizzazione, però abbiamo ovviamente il contro che dobbiamo avere una rete wifi ovviamente dove agganciarci. Per sganciare il tutto basta andare qui e ovviamente sganciarci dal nostro computer. Allora ragazzi, io non so se vi è piaciuta questo video che vi ho fatto vedere come poter utilizzare il vostro dispositivo iOS, in questione l'iPad, come quasi un vero computer. Ma se vogliamo completarla tutta abbiamo ovviamente la tastiera. Io ho una Logitech, stacchiamo tutto quanto, vi faccio vedere molto semplicemente. Si aggancia come la tastiera della Apple, però la cosa bella che è retroilluminato. Non so se riuscite a vedere il retroilluminato di questa tastiera. Si chiude e protegge anche il vostro dispositivo. Costa ovviamente molto meno di quella della Apple. Io parlo di iPad ovviamente Pro, la tastiera di prima generazione, di vecchia generazione, quindi non è ovviamente di ultima generazione, e è molto comoda perché si chiude e si stacca ovviamente come volete ed è retroilluminata. Io l'ho acquistata, mi trovo molto bene, quindi completa il quadro del vostro mini computer fatto dal vostro iPad. Secondo me stiamo arrivando alla soglia di avere ovviamente un dispositivo che può fare tutto. Infatti potete usare tutte le applicazioni ovviamente con la tastiera e col mouse. Io vi ringrazio per aver visto questo video, ringrazio tutti gli iscritti che stanno arrivando, continuate a supportarmi che io ovviamente sempre andrò avanti con questo canale e vi porterò sempre video nuovi. Vi ringrazio per aver seguito questo video, un abbraccio da Gennaro.